Praticamente Giordano Bruno era un bro che ha scritto un libro nel 1500 in cui parlava di alieni e di altri pianeti abitati nello spazio ed è stato bruciato dalla chiesa sul rogo come un arrosticino. Fine del podcast, alla prossima. Addio. Pensavi che fosse così facile, non è vero? Per un secondo, quando il tuo cervello ha percepito quegli istanti di pausa in più, ci hai quasi creduto, e invece no, sarebbe stato brillante, finirla così in 2 frasi, proprio come un segno di protesta e simbolo di anticonformismo puro, ma chi ha la fortuna di seguire questo canale YouTube sa bene che io i temi li sviscero proprio fino all'ultima goccia del sapere e quindi anche in questo caso cercherò di raccontarvi nel dettaglio la figura di un personaggio storico che mi ha sempre, e dico sempre, ispirato. Praticamente un signore che, se ve lo state chiedendo, parlava di alieni nel 1500, praticamente un omega click incappucciato del 1500. Ma prima vorrei precisare in modo assolutamente definitivo una cosa, perché ogni mercoledì, ogni podcast che esce mi viene chiesto. Ebbene signori, no, su Spotify il podcast è stato totalmente abbandonato e continuerà semplicemente qui ogni mercoledì. Molto semplice, non c'è assolutamente niente da capire. YouTube ha implementato la novità creando una sezione podcast e ho deciso di dedicare ai podcast un'uscita settimanale per staccare dalla continuità del canale e per proporre un contenuto più dinamico che, insomma, dai, puoi ascoltare ovunque, gratuitamente e in tutta comodità. La Chiesa, cari signori, durante il corso della storia è stata peggio della peste, ok? Ha ucciso più persone in 1000 anni che tutte le armi di distruzione di massa messe insieme. Ma non solo uccise, non è che gli facevano il favore di farla breve e indolore, no, ha ucciso più persone di tutte le armi di distruzione di massa messe insieme torturandole, capito? Torturandole, creando veri e propri servizi segreti che inventavano giorno dopo giorno nuovi tipi di torture perseguitando i non fedeli. Ecco, Giordano Bruno, un genio, praticamente uno dei più grandi geni e filosofi della storia, scienziato e precursore di Galileo Galilei, purtroppo anche lui è stato vittima innocente di questo inutile fanatismo religioso. La stessa fine che avrebbe fatto anche Galileo se non si fosse pentito e non avesse smentito tutte le sue scoperte davanti ad un tribunale. La differenza fra Galileo e Giordano Bruno è che Giordano Bruno rimase coerente con se stesso fino all'ultimo arrosticino, proprio finché non divenne un polletto rosolato con la reazione di Maillard. Ecco, il suo crimine? Aver concepito pianeti abitati nello spazio. Ebbene sì. Giordano Bruno, nato Filippo, è nato nel 1548 a Nola, nel Regno di Napoli, ed è attualmente riconosciuto come uno dei più grandi cosmologi di ogni epoca. E tra poco vi spiegherò il perché. Il cosmo medievale, la visione del cosmo emersa nel tardo Medioevo, dovete sapere che era modellata sulle opere e sulle idee di Aristotele e Tolomeo, con l'aggiunta di elementi cristiani. Credetemi se vi dico che il cosmo a quei tempi, cari amici, era veramente un concetto limitato, ok? Sembra incredibile, ma gli antichi egizi in confronto alla chiusura mentale in merito allo spazio che avevano nel Medioevo erano, non so, Stephen Hawking, ok? Entrate nel mood, ok? Provateci, queste persone rovinate, del tutto fuorviate, andate da cervello squagliato per colpa del fanatismo religioso dell'epoca a livello scientifico, regredirono arrivando a concepire la Terra al centro dell'universo. Erano in poche parole dei preti bigotti ignoranti come dei molluschi in acqua di vongole che galleggiavano lì e puzzavano della loro ignoranza. Cosa genera l'ignoranza? Genera solo altra ignoranza. Se ci metti poi che chi la pensava diversamente lo bruciavano, e allora capirai bene che si trattava letteralmente di un circolo vizioso. Ok? Chi proponeva idee che non erano in linea con la Chiesa o che addirittura, prove alla mano, la smentivano, veniva processato e arrestato se ti andava bene, e se facevi anche troppo il Jimmy della situazione o ti inchiodavano su qualche trave di legno o ti cuocevano su un palo, ok? Questa purtroppo sembra cruenta, ma è storia, va bene? Il contesto era questo, ok? Voglio davvero farvi capire il clima che tirava all'epoca, perché solo capendo il contesto riuscirete poi a comprendere quanto rivoluzionario e pionieristico e innovativo fu Giordano Bruno,
Per farla molto semplice, il contesto era il medesimo. Al tempo, nel Medioevo, queste scimmie, dall'esistenza inutile, reputavano l'astronomia non come una scienza in senso stretto del termine, ma piuttosto un'indagine mirata a dare una spiegazione sul mondo com'è e che cos'è, a partire però dal testo sacro, dalla Bibbia, ok? Ecco. Ora, sapete Giordano Bruno, questo genio assoluto, alla metà del 1500, pensate, sapete cosa sosteneva? Vi leggo direttamente dalle definizioni accademiche, ok? Per non sbagliare, proprio dalle definizioni universitarie. Comunque, vabbè, è vissuto nel Rinascimento e non nel Medioevo, ma comunque il contesto era un contesto molto limitato. Ecco, in questo contesto limitato, bigotto e primitivo, Giordano Bruno, lo so che sembra incredibile, ma ha proposto, nero su bianco, che le stelle fossero soli lontani, circondati dai propri pianeti, e ha sollevato la possibilità che questi pianeti potessero favorire la vita propria. Una posizione cosmologica nota come pluralismo cosmico. E come se non bastasse, ha anche insistito e proposto molte volte che l'universo fosse infinito e non potesse avere un centro. Ora, ditemi voi se io non mi devo alzare e non dovrei scaraventare 10.000 euro di postazione di computer eccetera giù dal terrazzo, no? Ecco, cioè ti rendi conto questo signore a metà del 1500 cosa ha concepito? Parliamo di cose veramente, ma veramente assurde, cioè roba talmente avanti che risulta quasi difficile darsi una spiegazione logica. Io penso che ci sono state delle menti, signori, nel corso della storia che... non lo so, dai, mi fermo qui perché potrei dire cose che per alcuni suonerebbero come buffonate paranormali. Durante il suo soggiorno a Ginevra, abbracciò il calvinismo e quindi abbracciò una corrente di pensiero che si rifà al protestantesimo perché capì quanto il dogma cattolico stava limitando la scienza. Fu successivamente processato per eresia dall'Inquisizione romana con l'accusa di negazione di diverse dottrine cattoliche fondamentali e da lì cominciarono i guai. Pensate che questo signore concepì quella che chiamò trasmigrazione dell'anima, abbracciando una sorta di reincarnazione associata al panteismo. Praticamente, signori, non vi spaventate di questi termini, identificava l'universo stesso come una divinità relativa alla creazione. Questo è il panteismo. Aveva concetti talmente avanti che ancora oggi non riusciamo ad abbracciare del tutto e al tempo fu in grado di rendere simmetriche due questioni totalmente asimmetriche, ossia scienza e religione. Il panteismo di Giordano Bruno non fu preso alla leggera dalla Chiesa di Roma, né lo fu il suo insegnamento della trasmigrazione dell'anima, e fu così che l'Inquisizione lo giudicò colpevole e fu bruciato sul rogo in Campo dei Fiori, a Roma, nel 1600. Dopo la sua morte acquisì una notevole fama a livello internazionale, particolarmente celebrata dai commentatori dell'Ottocento e del primo Novecento che lo considerarono un martire per scienza. Sebbene la maggior parte degli storici concordi sul fatto che il suo processo per eresia non fu una risposta alle sue opinioni cosmologiche, ma piuttosto una risposta alle sue opinioni religiose e dell'aldilà, ma d'altro canto, sull'altra sponda del pensiero, molti altri scienziati sono ancora convinti tuttora che la ragione principale della morte di Bruno sia stata proprio la sua visione cosmologica. E il caso di Giordano Bruno è tuttora considerato una pietra miliare nella storia del libero pensiero e delle scienze emergenti. Praticamente parliamo di un signore che a metà del 1500, quando i preti propagandavano con forza e violenza obbligando credenze totalmente antiscientifiche relative a quanto l'universo fosse una nocciolina, lui aveva già detto: occhio signori, perché esistono miliardi di soli con miliardi di pianeti orbitanti i quali possono tranquillamente ospitare forme di vita. Capito? Ecco di chi parliamo. Parliamo di un opart vivente, di una persona fuori dal tempo che non sarebbe dovuta esistere. Oltre alla cosmologia, in pochi sanno, quando su YouTube si parla di Bruno, in pochi sanno e soprattutto ti dicono che il tipo ha anche scritto ampiamente sull'arte della memoria, arrivando a redigere, pensate, un gruppo organizzato in modo approssimativo di tecniche e principi mnemonici.
Giordano Bruno fu pesantemente influenzato dall'ermetismo rinascimentale e dalle leggende simili alla Genesi che circondano la concezione ellenistica di Ermete Trismegisto, il grande insegnante esoterico, no? Chi si occupa di paranormale sa bene di chi sto parlando. Comunque, se non sapete di chi sto parlando, approfondite. Ermete Trismegisto. Insegnamenti esoterici che a quanto pare hanno portato Giordano Bruno sulla retta via scientifica nel corso degli anni. Altri studi di Giordano Bruno si sono concentrati sul suo approccio qualitativo alla matematica e sulla sua applicazione dei concetti spaziali della geometria e del linguaggio. Fece letteralmente il vagabondo dal 1576 al 1583, andando in giro per mezza Europa, studiando e approfondendo ogni dottrina che gli capitasse a tiro. Anche questa apertura, comunque nei confronti di conoscenze esoteriche, accese l'allarme dell'Inquisizione che cominciò a perseguitarlo perché stava letteralmente procedendo controcorrente. A Parigi, Giordano Bruno godeva della protezione dei suoi potenti mecenati francesi. Durante questo periodo, infatti, pubblicò diverse opere sulla mnemonica, tra cui De Umbris Idearum, sulle ombre delle idee, nel 1582, e altri lavori che erano basati sui suoi modelli mnemonici di conoscenza ed esperienze organizzate, in contrasto totalmente con le semplicistiche tecniche dell'epoca che resero Giordano Bruno un pioniere anche per quanto riguarda questa branca del sapere che a quanto pare applicò all'astronomia, scoprendo meraviglie. Arrivò in Inghilterra nel 1583 e ci rimase per 2 anni. Arrivò con lettere di raccomandazione di Enrico III come ospite dell'ambasciatore francese e visse presso l'ambasciata francese per 2 anni, dove scrisse, insieme ad alcuni membri del Circolo Ermetico di Londra, diverse opere. Ha anche tenuto svariate conferenze ad Oxford, dove lo stesso rettore lo derise per le sue teorie che vedevano la Terra girare intorno al Sole, dando valore al modello copernicano. Il vescovo di Oxford, John Underhill, disse che a girare era la sua testa e non la Terra. Venne letteralmente bandito. Capito di che cosa parliamo? Di persone scimmia. Tuttavia, però, la sua permanenza in Inghilterra fu molto fruttuosa, in fin dei conti, perché completò letteralmente in 2 anni vari trattati cosmologici di importanza storica colossale e ineguagliabile. La Cena delle Ceneri, la Causa de Principio et Uno e, cari signori, esatto, proprio lui completò in Inghilterra la sua opera più devastante, ossia Dell'infinito universo et mondi. E come se non bastasse, fece anche parte dei servizi segreti inglesi, spiando sotto lo pseudonimo di Henry Fagot cospiratori cattolici sotto ordine del segretario di Stato della regina Elisabetta della casata dei Tudor. Pensate che scrisse 120 tesi contro la scienza naturale aristotelica del tempo, che lo misero ben presto in cattiva luce. Dove andava, lo volevano appendere come un caciocavallo stagionato. Nel 1586, a seguito di una violenta lite su queste tesi, lasciò la Francia per la Germania. In Germania non riuscì ad ottenere un posto di insegnante a Marburgo, ma ottenne il permesso di insegnare a Wittenberg, dove tenne conferenze su Aristotele per 2 anni. Tuttavia, con un cambiamento di clima intellettuale da quelle parti, non fu più il benvenuto e si recò nel 1588 a Praga. Ma anche lì nessun posto da insegnante, perché era la voce fuori dal coro, finché non dovette fuggire anche da Praga nel 1590, quando fu scomunicato dai luterani. Ha scritto anche delle opere latine e trattati di magia, roba letteralmente proibita per l'epoca. Scrisse infatti De Magia, scrisse tesi di magia, De Vinculius in genere e altra roba. Dire che sapeva che cosa fosse la produttività è dire poco. Scriveva una media di 50-100 libri, trattati e tesi all'anno. Dell'infinito universo et mondi recita come segue: quindi l'ali scure e l'aria porgo,
Ne temo intoppo di cristallo vetro m'affendo i cieli e all'infinito mergo, e mentre dal mio globo e gli altri sorgo, per l'etereo campo oltre penetro, quel ch'altri lungi vede, lascio al tergo. Si innalzò all'infinito, concependo letteralmente la scienza che venne osservata e comprovata centinaia di anni più tardi, e per questo venne ucciso dalla Chiesa. Nel primo dialogo, il nostro amico Giordano l'Arrosticino dimostra con vari argomenti l'infinità dell'universo, tema principale dell'opera. E non va dimenticato, signori, che a quei tempi l'universo era ritenuto di dimensioni finite, con la Terra al centro, gli altri pianeti e il Sole attorno a quest'ultima in un sistema di sfere l'una dentro l'altra. È il sistema tolemaico, unico sistema riconosciuto dalla Chiesa a quei tempi e largamente accettato anche dai filosofi e scienziati del tempo. Nel terzo dialogo, scritto nell'opera Dell'infinito universo et mondi, Giordano Bruno letteralmente demolisce sia il concetto di un primo motore immobile situato esternamente a cui rapportare la causa prima del dinamismo dei corpi dell'universo, sia le sfere del sistema tolemaico che di conseguenza non hanno ragione di esistere in uno spazio infinitamente esteso. E immaginatevi soltanto Jimmy l'inquisitore di quartiere quando lesse quell'opera come la prese, no? Ecco, gli venne un coccolone e disse: ora a questo Giordano lo sistemo io, no? Giordano Bruno fu talmente sfacciato che nel secondo dialogo dell'opera si difende dalle possibili critiche degli avversari alla sua teoria, dando proprio contro in modo veramente sfacciato alla Chiesa. Cioè, vi rendete conto in che epoca siamo? Sì, ecco. Quasi come se sapesse già tanto, no? Quale fosse il suo destino, un destino che a quanto pare Giordano Bruno affrontò senza paura alcuna. La figura di Giordano Bruno mi ha sempre dato da riflettere, forse la figura storica nella quale mi identifico di più, un tipo tenebroso, uno scienziato, un pensatore che rifletteva sulla possibilità di vita nell'universo. Prima di Galileo, signori, un nostro compaesano ha fatto letteralmente la guerra all'istituzione della Chiesa e all'Inquisizione facendo nomi e cognomi, e per questo è stato arrostito. Hanno tolto la vita a un libero pensatore che ancora oggi ispira generazioni di studiosi in tutto il mondo, una figura storica che spesso viene sottovalutata e che ha fondato anche i principi relativi alla scienza della memoria umana, un filosofo e uno scienziato, uno dei primi veri cosmologi del genere umano, un pioniere che ci ha lasciato un'immensa eredità che abbiamo il solenne dovere di custodire e di ampliare. Prometto che nel mio piccolo mi impegnerò portando avanti gli insegnamenti di Giordano Bruno, un rivoluzionario d'altri tempi che ci ha insegnato che cos'è la scienza. Io vi ringrazio per aver ascoltato questo podcast e se pensi che ne sia valsa la pena ti chiedo cortesemente di contribuire semplicemente lasciando un like e valorizzando di conseguenza la mia nuova sezione podcast sul canale che sto cercando di spingere. Se ti interessano i temi che affronto, mi raccomando, iscriviti al canale e tenete a mente che la scaletta settimanale delle pubblicazioni è divisa in questo modo, così da non avere equivoci: lunedì, mercoledì e venerdì. Lunedì ore 21:30 video in Premiere, come sempre, mercoledì ore 21:30 podcast, sempre in Premiere, e venerdì video alle 21:30 in Premiere, cercando di mantenere ogni uscita in Premiere, per quanto mi sia possibile. Ho detto Premiere 60 volte. Poi, se per un motivo o per un altro non riesco a mandare la Premiere e pubblico normalmente i video, vi avviso prima sui miei social network, specie su Instagram, quindi seguimi perché 7 giorni su 7 puoi seguire notizie, aggiornamenti e quant'altro relativi al mio mondo sulla mia pagina Instagram. Grazie ancora per essere stati con me, vi abbraccio fortissimo e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!